Se perdi decimi in uscita curva o ti si pianta la moto, probabilmente stai accelerando troppo presto o stai frenando male. Oggi ti faccio vedere come uscire forte senza perdere trazione. Vi mostro subito un'uscita lenta, ok? E un'entrata schifosa. Per esempio qua Erez, l'ultima curva, ok? Io entro veramente largo e di conseguenza esco, guardate, anche un po' senza trazione, quindi sono lentissimo. Il concetto chiave è l'uscita, che vale più dell'ingresso. Infatti non bisogna fare le staccate della vita per rischiare ogni giro di cadere, no? Entrare fortissimo però serve a poco e ci sta fare la staccatona, ma devi entrare giusto, perché la velocità si costruisce dall'apice in poi. Chi apre il gas meglio e prima guadagna sul rettilineo, soprattutto se è lungo come può essere un Mugello, Aragon, Qatar. Quindi meglio staccare magari 5 metri prima, ma uscire 10 km orari più forte, con più trazione. E perciò adesso vi spiego le 5 cose fondamentali per uscire forte su ogni curva. La prima cosa è la traiettoria a V. Sicuramente ne avrete sentito parlare, ovvero l'ingresso largo, quindi stiamo larghi per esempio su una curva a destra, stiamo tutto a sinistra, come in questo caso, no? Senza cadere. Vicino al cordolo stiamo a sinistra e prendiamo l'ingresso largo. Prima fermiamo e dopo giriamo. Poi taglio dall'apice, ovvero stiamo molto vicini alla corda in centro curva, per poi allargare la traiettoria e cercare sempre il cordolo esterno quando si spalanca, perché prima metti la moto dritta, maggiore grip avrai, ovviamente. Più la moto è piegata, meno grip e più rischi il scivolamento del posteriore. Se chiudi troppo presto la curva, non puoi aprire il gas, entri pianissimo e esci altrettanto piano, come avevamo visto nel primo esempio a inizio video. Queste sono le cose fondamentali da fare, ovviamente se è da poco che giochi non sarà semplice, serve tanto allenamento, fate tanti time attack su quella pista, concentratevi, magari 4-5 giorni, poi cambiate pista, provatele tutte, cioè non solo quelle che vi trovate meglio, perché comunque bisogna conoscerle, no? E chiudete tanti giri, anche se cadete come in questo caso, anche se vado lungo, chi se ne frega, capito? Ovviamente il setup può fare una leggera differenza, ma non fa la differenza come ho spiegato nell'altro video di come frenare forte su MotoGP 26. Se ve lo siete persi ovviamente recuperatevelo. Altro punto importante è il pick-up. Cos'è il pick-up della moto? È quel momento in centro curva dove stai per rialzare la moto e prima la alzi, come ho spiegato prima puoi spalancare il gas. Come funziona? Semplice. Quando si è in centro curva, o comunque anche prima nel gioco, si può tenere premuto il freno posteriore, quello che si usa col pollice. Lì la moto non ti sembrerà, ma tu la stai già girando, mandandola anche in sovrasterzo, e perciò puoi raddrizzarla prima e spalancare il gas a due mani, capito? Non in queste curve, ma per esempio sulla prossima curva che sta per arrivare la guardiamo insieme, ovviamente dopo la staccatona e dopo aver messo la seconda, vedete come uso il freno posteriore per girarmi velocemente e appunto fare questo pick up, che ovviamente in MotoGP usano il corpo. Avete visto Martin, avete visto tutti gli altri piloti di MotoGP usano il corpo per girare più velocemente la moto e per fare più velocemente il pick up. Piccola chicca che vi do per il setup, vi posso dire che una marcia troppo alta vi fa patinare e una marcia troppo bassa sì, avrai trazione e velocità, però non avrai accelerazione. Questo intendo nella lunghezza delle marce, proprio nel setup. Ma comunque vale la stessa cosa. Se io esco da una curva in seconda o in terza marcia, c'è una bella differenza. Ovviamente quasi tutte le curve si fanno in seconda, queste qua spigolo soprattutto, parliamo di curve lente, no? La maggior parte in seconda, se non addirittura in prima. Un altro errore che potresti fare è aprire troppo presto o troppo veloce il gas. Infatti anche qua appena si finisce di frenare si mette la mano sul gas e però serve linearità, soprattutto perché altrimenti vi parte subito il posteriore. Primo se avete un traction basso o comunque anche a 3 vi parte quest'anno. A proposito di traction vi consiglio di tenerlo al massimo a 3, perché soprattutto per i più nuovi anche 4-5 va benissimo finché non imparate ad avere più linearità sul gas. Anche qui serve molto allenamento, tante ore sul gioco, ma se volete, però
ho un piccolissimo aiuto anche qui che potrebbe andare bene a qualcuno di voi. Vi basterà andare nelle impostazioni, comandi e calibrazione comandi. Qui c'è una voce che si chiama linearità e aumentandola voi potete premere veloce ma l'input arriverà dopo. Ovviamente io vi consiglio di impararlo da soli senza aiuti, ma se volete questo piccolo aiutino comunque vi può andare bene per incominciare, insomma. Ciò non vuol dire che spalancate il gas perché altrimenti sapete che fine fate. Se migliori le uscite curva ti assicuro che il tuo tempo, senza nemmeno rischiare, si abbasserà sicuramente. Commentate qui sotto dove avete più difficoltà quest'anno e vi chiedo se avete un circuito in particolare dove fate più fatica, magari a frenare, magari a uscire, magari in percorrenza. Vi ricordo di recuperare come frenare forte su MotoGP 26 e di iscrivervi ovviamente, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video.